Buonasera a tutti. Visto che ce l'avete chiesto in tanti, questa sera una puntata molto breve, tutta incentrata sul nodo FG. Perché questo nodo? Perché è un nodo praticamente universale. Serve per collegare un multifibre o con il nylon o con il fluorocarbon e ha una resistenza alla trazione veramente molto molto alta, arriva quasi al 100%, quindi è meglio imparare a farlo bene. E sul canale chi non potevo invitare, ovviamente, per il nodo FG, il mago dell'FG, anche Michele Prezioso me l'ha confermato, Fabrizio Schirru. Ciao Fabrizio! Buonasera a tutti. Davide, da quando non mi stavi più chiamando, vedi, barba lunga, capelli lunghi, mi sono lasciato un po' andare. Sei troppo Fortunatamente ti sei impegnato, ricordato di me. sei troppo impegnato, ma anch'io d'altra parte siamo sempre in giro, mille cose da fare e il tempo è veramente tiranno e poco. Nodo FG allora, Fabrizio, tu che sei un esperto, lo riesci a fare in barca tranquillamente, senza nessun problema, anche con la barca che rolla, mi ha raccontato Michele, quindi sei proprio un professionista di questo nodo, giusto? Allora, parliamo un attimino di questo nodo. Allora, io come tutti tanti anni fa, anch'io avevo i miei problemi. Inizialmente quasi me lo facevo fare, poi mi sono dedicato perché questo è un nodo che ha bisogno di un po' di allenamento. Devi metterti sul tavolino con un filo vecchio, con un trecciato vecchio e fare delle prove. Cioè è un nodo che ha bisogno di una cinquantina di prove. Poi io ovviamente ho imparato a farlo, in negozio ne faccio migliaia e l'ho utilizzato anche per pesche dove 10 anni fa non si usava, per esempio per il tonno, dove tutti erano abituati a fare nodi particolari, che ci si impiegava mezz'ora solo a pensarlo il nodo. Io ho iniziato a fare l'FG con risultati strepitosi, quindi oggi l'FG per me è il nodo di giunzione migliore per tutti i tipi di pesca, lo spinning, il volentino, a pesca al calamaro, per il tonno, per la traina, a 360 gradi. Spieghiamo, per chi non conosce l'FG, cosa è esattamente questo nodo. Innanzitutto non è esattamente un nodo, ma è una legatura. Ed è per questo che l'FG dovrebbe perdere o perde zero carico di rottura. Quindi se noi abbiamo un trecciato da 50 libbre, più o meno terrà 50 libbre. Lo stesso vale per il fluorocarbon, per il nylon, cosa che invece tutti gli altri nodi non fanno, perché a seconda del nodo che noi facciamo possiamo perdere un carico di rottura dal 10% fino al 50%. Quindi capite bene che possiamo comprare il trecciato più bello che c'è, il fluorocarbon più costoso che c'è, ma se facciamo un nodo sbagliato noi dimezziamo il carico di rottura. Quindi primo punto per il FG, zero perdita di carico di rottura. Un'altra cosa molto importante dell'FG è che è il nodo che ha praticamente che rimane molto più fine e quasi inesistente, quindi quando il nodo entrerà e uscirà dagli anelli noi quasi non ci accorgeremo del nodo stesso, a differenza di altri nodi. Prendiamo un uni su uni, che è un nodo che conosciamo tutti, che è un nodo che va tutto sommato bene, però crea una pallina talmente grande che ogni volta che noi lo rimettiamo dentro la canna proprio ci accorgiamo, molte volte il filo si impunta. Se utilizziamo per esempio una canna da slow o una canna da calamaro che hanno il primo anello molto piccolo, tante volte questo si incastra. L'FG ha il grande vantaggio di essere un nodo finissimo e quindi di passare tranquillamente in qualsiasi tipo di anello. Quindi già abbiamo visto le due grandi caratteristiche di questo nodo barra legatura. Ovviamente, quando una cosa ha tutti questi lati positivi, ne ha anche una negativa, che è un po' difficile da fare. Se voi andate a cercare su internet nodo FG, ne troverete di svariati modi con cui si può fare. C'è il modello giapponese che si legano il filo in tutte le dita, però io l'ho provato, è molto faticoso. Ce ne sono tanti altri. Io ne faccio uno che tanti anni fa ho chiamato il modo alla sarda, perché era quello che a me veniva più facile, e quindi si è trasformato nell'FG sardo, ed è quello che fra un po' andremo a vedere. Ovviamente poi voi potete fare quello che vi viene più semplice, però il modo che vi faremo vedere noi adesso
secondo me è il più intuitivo. L'importante è che voi, ripeto, ci diate un po' di attenzione e dovete farlo svariate volte, perché purtroppo questi nodi tendono, quando tu un nodo non lo fai, tendi a dimenticarti. E poi una cosa fondamentale sul nodo FG è fare tutti i passaggi perfetti. Cioè, se noi facciamo i passaggi perfetti, quando andiamo a chiudere l'FG chiuderà e da lì non si muoverà più. Se invece l'FG è fatto male, si aprirà all'istante, quindi non ci sarà il rischio che ti si rompa in mare. Cioè un FG fatto bene in mare è quasi impossibile che si rompa, e ve lo posso garantire perché ne ho fatto migliaia e abbiamo notato quando si è rotto qualcosa che non era mai l'FG. Innanzitutto partiamo sempre con un trecciato e un nylon o un fluorocarbon, perché questo è un nodo di giunzione che viene fatto fra due materiali diversi. Vedete, io parto con una croce, mettendo il trecciato sotto e poi prendo il pezzettino piccolo, lo vedete questo giro? Il filo passa sopra e torna al suo posto, prima a destra e poi a sinistra. Dobbiamo fare sempre questo movimento senza mai sbagliarlo. Vedete, io adesso ho fatto tre chiusure e poi tendo a stringerlo. Poi continuo sempre con la parte con cui ho iniziato, quindi la parte piccola. 1, vedete, 2, contiamo 2 anche con questo, 3 e 3. Quindi altri 3 e quindi cerchiamo di stringerli anche qui. Li serriamo un pochettino, vedete. Altri 3, 1, 1, 2, 2. Questa cosa mentale io me la ripeto sempre per non sbagliare. Altri 3, eccoli qui. Abbiamo fatto 9 chiusure, che sono il numero esatto perché lui riesca a chiuderle. Se noi ne facciamo di più, è solo una cosa scenografica, perché lui stringe solo le prime 9. Ok? Quindi bastano 9. Poi mettiamo il trecciato parallelo al fluorocarbon e chiudiamo con un mezzo collo. Vedete? Questo è il mezzo collo. Andiamo a stringerlo bene, serrate bene, e poi andiamo a mandare in pressione il trecciato e il fluorocarbon. Questo è il momento critico, cioè se il nodo è fatto bene come in questo caso chiude perfettamente. Se invece il nodo abbiamo sbagliato qualcosa, lui si apre, quindi questo ci evita il rischio di romperlo in mare. Poi per sicurezza potete fare altri mezzi colli. Quanti ne volete? Io in questo caso ne faccio un altro, ma potete farne 2, 3, quanti ne volete. E poi si fa un doppio mezzo collo per chiudere definitivamente. Quindi doppio mezzo collo passiamo 2 volte e andiamo poi a serrarlo. State attenti al doppio mezzo collo perché dovete aiutarlo in modo tale che si stringa perfettamente, deve andare a battuta, altrimenti rimarrà largo. Poi solita trazione e il nostro FG è bello che è pronto. Tagliamo i 2 lembi in eccesso e abbiamo quello che io chiamo il nodo perfetto. Quasi non si vede, con un carico di rottura perso pari allo 0. Ecco il famosissimo FG. Non è una cosa impossibile, semplicemente vi dovete applicare e farlo più spesso. Poi adesso vediamo magari anche dei piccoli trucchetti, perché io ho fatto un FG con dei fili molto grossi, ve li faccio vedere. Adesso ho utilizzato questo nylon rosso per farvelo vedere dell'80 e poi ho utilizzato un trecciato che è un 50 libre, bello grosso, per farvelo vedere. Allora, noi siamo partiti con una croce, ok? Poi ho fatto 1, 1, 2, 2, 3 e 3. Ho fatto 3 chiusure perché il filo me lo permette, perché è grosso. Questo nylon rimane rigido e quindi me lo permette. L'FG è molto facile se lo facciamo con questi fili grossi.
La problematica viene quando invece utilizziamo dei fili molto fini. Per esempio, se invece di uno 0,80 noi abbiamo uno 0,25. Qual è il trucco dello 0,25? Ripartiamo sempre con la croce e invece di farne 3 ne facciamo 1. 1 e 1 e poi serriamo. Nel video io ho serrato in modo anomalo perché per questioni di telecamera non riuscivo a farlo bene. Normalmente quando io vado a serrare questo non faccio altro che prendere i due fili, mandarli sotto, tenere con i denti il filo, così, mando giù e tiro su così. E lui stringe bene. Quindi ne faccio 1, 2 e stringo, sino ad arrivare a 9. Questo è il trucco per riuscire a chiudere l'FG con fili molto fini, perché quando andiamo a Bolentino, quando andiamo a pesca calamari, utilizziamo magari come shock leader il 28, usiamo il 26 e quindi la problematica è che questo filo non rimarrà rigido, quindi se io faccio 3 giri, quando poi vado a tirare lui non serra bene, quindi ricordatevi con fili grossi 3 giri, quindi 3 intendo 1, 1, 2, 2, contate sempre uno da una parte e uno dall'altra. Se invece utilizzate fili più fini, serrateli uno alla volta e il problema verrà risolto. In questo caso io stesso ci ho impiegato parecchio tempo a capire questa problematica, tant'è che spesso mi capitava che con i fili fini andavo a chiudere il nodo fatto apparentemente perfettamente e lui non chiudeva. Ed è perché non riuscivo a serrarlo bene, quindi piano piano ho fatto delle prove e ho capito che era meglio farlo uno alla volta. Davide, Bene. sembra abbastanza semplice? No, assolutamente. Visto fatto da te è proprio semplicissimo. Devo dire che neanche io non riesco a farlo così bene, Cioè, quindi devo assolutamente fare un po' di allenamento. Io in effetti sulla pesca del tonno, con i fili grossi uso un'altra tecnica e sui fili sottili un'altra ancora. Per i calamari non ci sono grossi problemi, però sicuramente la trainer dentice, la ricciola, quelli lì hanno bisogno di un nodo speciale perché lì abbiamo veramente trazioni importanti. E approfittiamo anche per dire della tua nuova creazione. Cosa dici? Avevi detto che mi mostravi una novità. Sì, noi in questo Io periodo non l'ho lo sai ancora che vista, Non l'ho ancora stiamo vista. inventando, siamo in un momento creativo, abbiamo fatto uscire, guardate che bellino, eccolo qui, questo è il nostro nuovo fluorocarbon che si chiama Noribiu, un fluorocarbon made in Japan, però testato da noi. Io ci sono un annetto dietro questo filo qua ed è un filo ottimo e siamo riusciti a avere un'ottima qualità prezzo. Ovviamente questa è la versione da 0,70 con la bobina grande per problemi proprio di imbobinatura, mentre se andiamo sui fili sempre più fini abbiamo delle bobine un po' più piccole anche per potercele far stare all'interno delle nostre scatolette, però nei fili grossi è importante che il filo non stringa troppo. Questo filo qui ovviamente, come tutte le nostre creazioni, c'è un grande spirito sardo, quindi la pecora non poteva mancare, e per tutti quelli che non conoscono il sardo, questa scritta Noribiu, che è una scritta giapponese, non è vero, in sardo vuol dire non ti vedo. Il nostro fluorocarbon è trasparente, quindi vedete, Noribiu è non ti vedo e abbiamo la nostra bella pecora con gli occhiali come, ve lo ricordate, Filini Sì. di Fantozzi? Eccolo lì. E anche qua, scherzando e ridendo, Ma secondo me, guarda, se metti la mano così, un po' forse ti anche rassomiglia. Devo dire. Va bene, dai. Fabrizio, ti ringrazio tantissimo. Un'altra pillola di saggezza anche questa sera col nodo FG e ci vediamo presto per un altro video. Adesso dovremo studiare cosa fare anche. Ciao a tutti ragazzi, qualcosa buona la serata. troveremo. A tutti, ciao!